Eccoci qua, buonasera, ciao Marco e ciao Francesco, Ciao bentornati. Marco, Ciao O- Marco. grazie. Anzi, Ciao non Francesco. bentornati, ma benvenuti perché questa è la nostra nuova rubrica di Nautilus, detta Motobooks, Motobooks. dove ci imbarcheremo nel pretenzioso viaggio di fare recensioni di libri dedicati alla moto. E dato che siamo autolesionisti, abbiamo deciso di cominciare con la recensione di un libro prodotto in casa da uno di noi, ovvero, come vedete dal titolo, da Francesco Tammai, che qualche tempo fa si Eccolo è qua. dedicato alla stesura di questo libro. Quindi la prima cosa che ti chiedo è come si chiama questo libro? Qual è il titolo di questo libro? Allora, il titolo che poi non vedete in copertina è Friuli in Stella, Quindi, ovviamente, quindi mi perché immagino che ci parli del Friuli come esatto. argomento di questo libro. Infatti il titolo richiama il luogo a cui è dedicato il libro, il Friuli Venezia Giulia, che è la regione dove io vivo in Italia, e in Sella perché in moto, ma in Friuli, Sella, sono anche i passi di montagna. Ah, quindi ci hai messo dentro anche un gioco di parole, volendo. Sì. Allora, io ho letto il tuo libro e parto subito col dire che mi è piaciuto molto e quindi ti ringrazio per averlo scritto. E una cosa che ho notato subito incominciando a leggere questo libro è che tu hai cominciato con un tocco di storia, quindi hai proprio iniziato è un libro innanzitutto dove vengono raccontati diversi percorsi motociclistici che si possono fare all'interno del Friuli nell'arco di 1 o 2 giornate ed è una collezione di questi itinerari. La prima cosa che ho notato appunto è che ha iniziato il primo itinerario e quindi il racconto all'interno del libro è con un tocco di storia, partendo da un itinerario che inizia nella città di Aquileia e poi continui a parlare di storia in altri itinerari e in altri. Quindi la prima domanda che mi sono fatto è: ma sei tu un appassionato di storia o è stata una casualità il voler incominciare a raccontare una storia con la storia? Beh, allora, sì, la storia è una materia che mi è sempre piaciuta, quello sicuramente. E poi non sono il classico motociclista a cui piace andare in moto per fare strada. Mi piace avere una motivazione. Quindi quando vado a farmi un giro cerco dei riferimenti, qualcosa che dia un significato al giro che faccio. E appunto, come hai detto tu, questa è una collezione di piccoli viaggi da giornata, massimo 2 giornate, se proprio uno vuole impegnarsi, e, diciamo, a fermarsi a visitare determinati posti. E le motivazioni erano diverse. Abbiamo un capitolo che parla dei castelli, uno dei vini, uno invece parte da una leggenda delle le Agane, che sono le fate dell'acqua. Sì, infatti una cosa un'altra cosa molto, molto interessante al mio punto di vista del libro è che non si parla solo di moto e non solo del percorso, se no che nella descrizione di questi percorsi, come hai detto tu, ci aggiungi informazioni storiche, leggende e parli tanto delle bellezze naturali del territorio eh, e laghi, dighe e ci metti anche tanto vino. E mi sembra che ti sei divertito molto al raccontare del vino dopo averlo provato.
Allora, sì, il Friuli è una piccola regione d'Italia, però in realtà è molto variegata, perché parte dalle Alpi al confine a nord con l'Austria, a est con la Slovenia, dove c'è la zona del Carso, addirittura una zona molto particolare, e poi scende a sud attraverso la pianura fino al mare. Quindi abbiamo un sacco di ambienti da visitare e una caratteristica che accomuna tutti questi ambienti del Friuli è il vino, effettivamente, che è, come dire, il quinto elemento di questa regione, quello che fa fluire tutti gli altri quattro elementi e unisce la società friulana. E quindi il vino lo si trova ovunque e quindi era elemento imprescindibile per fare un itinerario. Io non sono un esperto di vini, attenzione, non sono un bevitore sociale e neanche un bevitore associato. Però mi sono fatto una ricerca in internet sulle varie zone vitivinicole del Friuli. Abbiamo dei grandi vini riconosciuti in tutto il mondo, quindi era un peccato dire giro il Friuli e non vado a vedere dove vengono prodotti, coltivati oppure imbottigliati, per esempio. E così ho fatto un itinerario che attraversa queste zone e tocca alcuni punti di interesse che sono paesaggistici, agricoli, anche da un punto di vista dell'attività industriale legata al vino e anche storici, per esempio la distilleria Pavura, che è la più antica distilleria di grappa in Italia. Sì, la conosco bene. Sono stato introdotto da un carissimo amico Diego, quando l'ho conosciuto, fu introdotto al Friuli esattamente attraverso la grappa. Prima di bere la grappa Pagura non mi piaceva la grappa. È vero, Sei caduto bene perché è sì, veramente un ottimo prodotto, quello sì. assolutamente. La grappa in generale che ispira Chissà Friuli perché Veneto. molti di nuovo si fermano alla grappa, ma No, ecco, ovviamente non si può fare l'itinerario legato ai vini, è un itinerario, in realtà sono itinerari di pochi chilometri. Come ho detto, il Friuli è piccolo, in una giornata volendo lo si può girare tutto, ma di solito è una regione che si attraversa. Ma se ci si vuole fermare un momento, in 200 chilometri, ci si possono impiegare 4 giorni. Perché se vogliamo fare la degustazione enogastronomica, ci sono tanti punti dove fermarsi, ti bevi il vino, perché ovviamente devi prenderti la tua pausa nella guida, perché se poi ti beccano, diciamo, ebrio, l'itinerario finisce lì. No, ma a parte se ti beccano, bisogna guidare sicuri. Sì, esatto. Comunque, al di là del vino, per esempio, un altro itinerario è quello dei castelli. Nel momento in cui inizio a girare per i vari castelli, perché il Friuli è una regione di confine e storicamente è stata occupata, invasa, ripresa, liberata, eccetera, dal tempo dei Romani fino alla seconda guerra mondiale. Infatti, Dimmi. perdonami, infatti una cosa molto, che mi è piaciuta molto di ogni capitolo, allora il tuo libro è diviso in capitoli, ogni capitolo è un itinerario percorribile nell'arco di 1 o 2 giorni. Alla fine di ogni capitolo, la cosa che a me è piaciuta molto, perché è molto pratica, elenchi innanzitutto in ordine di percorrenza i luoghi che hai percorso, come se fosse un piccolo. E poi fai anche un piccolo riassunto, volendo, di quello che hai visto in quel percorso dai anche informazioni pratiche dove ci sono le distanze e i tempi di percorrenza e anche i livelli di godimento di certi tragitti ho visto che hai inserito. Poi logicamente viene mostrata una mappa parli anche, e sempre in questo riassunto finale di ogni capitolo elenchi scrivi dei paesaggi e di che tipologia di paesaggi sono e anche i passi che vengono attraversati.
Quindi queste sono informazioni tecniche che per un motociclista che dice questo mi interessa o non mi interessa questo percorso, aiuta molto a decidere ok, oggi voglio fare questo percorso oppure no. Però a parte questi dettagli, appunto come ci stavi spiegando, c'è un sacco di dettagli, di nozioni, storie e si vede che attraverso questo libro si nota che che ami e conosci il tuo territorio. E quindi io mi chiedevo, questa conoscenza che tu hai del territorio è dovuta, cioè prima di scrivere il libro, hai dovuto fare delle ricerche approfondite o sono cose che già sapevi e che avevi voglia di trasmettere attraverso il libro? Cioè, come hai costruito la tua conoscenza che poi trasmetti attraverso questo libro? Allora, io sono nato e cresciuto in questa regione. Non posso dire di conoscerla a fondo, la mia famiglia non è originaria di questa regione, però alcune nozioni, posti, storie le conoscevo, ho imparato a conoscerle crescendo, insomma. Altre invece le ho acquisite appositamente per creare un itinerario, ad esempio quello dei vini. Sì, è vero, diciamo, qualche vino lo conoscevo, le zone vitivinicole, però non avevo una grossa conoscenza. L'ho fatta appunto informandomi apposta per creare questo itinerario. Un altro bel itinerario invece, quello dei castelli friulani, l'ho fatto casualmente perché un amico e collega di lavoro ha scritto un libro sui castelli del Friuli Venezia Giulia. L'ho letto, mi è piaciuto molto, perché anche lui descrive i castelli e le storie legate a questi castelli, e quindi ho detto perché non andare a visitarli? E ho creato l'itinerario apposta intitolato La giostra dei castelli, addirittura un po' l'ho romanzato anche, immaginandomi un cavaliere medievale che partiva in missione a controllare i confini del regno. E quindi sì, mi piace un po' ecco, raccontare non solo l'itinerario in sé, perché è un po' come vedere i video di chi fa un pezzo di strada, ti fa vedere il video, curva a destra, curva a sinistra, accelero, freno, curva a destra, curva a sinistra, diventa un po' noioso. Quindi l'itinerario è di per sé segnalato in una mappa, ci sono le località che tocco in questi itinerari e che chiunque può decidere insomma se passarci o non passarci, eccetera. C'è scritto che cosa vedere in queste città, quindi in questi paesi più che città, appunto è tutto piccolino, e soprattutto sì, qualche nozione particolare, qualche dettaglio, qualche storia magari legata al posto, leggende, cose del genere, oppure luoghi non ricercati ma interessanti da un punto di vista paesaggistico. E mi è piaciuto metterli dentro perché andare in moto in fin dei conti è esplorare, viaggiare in moto è esplorare, e io non volevo creare una guida tecnica per girare il Friuli, ma ispirare un eventuale turista a venire in regione e iniziare a curiosare, andare in giro a vedere, voglio vedere questo, voglio vedere quello. Ci possono toccare diverse località di diversi itinerari e creare un itinerario completamente nuovo che nel libro non esiste. Non ho neanche toccato tutte le città del Friuli, per esempio Trieste è rimasta esclusa da questa raccolta, perché banalmente non ho avuto il tempo di metterlo nella collezione. Ecco, come è nato questo libro? È stata una casualità in realtà. Io volevo mettere insieme tutti questi file che avevo nel computer in cui raccontavo i giretti, un po' come quando uno fa un giro su Facebook, posta le foto e racconta dove è stato. Ecco, io l'ho fatto in maniera un po' più complessa, un po' più ricamata, con qualche dettaglio in più, che su Facebook risulterebbe noioso leggere una pappardella, invece su un libro è più bello. Li ho messi assieme e li avevo lì nel computer. E un giorno mi sono detto, e se li raccogliessi in un libro così li ho tutti insieme e non li perdo? E così ho iniziato a cercare come editare un libro, eccetera, e alla fine, attraverso questo amico che ha scritto il libro sui castelli,
mi ha buttato lì l'idea che avrei potuto crearmelo da solo questo libro con Amazon, e così ci ho provato. È venuto un lavoro. Ti fermo un attimo prima di entrare nel dettaglio dell'editing, perché ce n'è da io volevo raccontare. fare una domanda, ricollegandomi a quello che ha detto esattamente prima. E quindi di tutti questi itinerari che tu racconti di questo libro qua, qual è che consiglieresti per chi viene in Friuli, magari la prima volta, e può farsi momentaneamente un giro, insomma? E qual è che per te invece è stato il più bello o il più caro? Non so se coincidono o se sono diversi. Allora, l'itinerario che a me piace di più, perché a me piace anche la storia, è quello dei castelli. E quindi girare i castelli e visitarli anche, però. Quindi è un itinerario non lunghissimo, ma sarebbe da pianificare in qualche giornata, e quindi purtroppo in Friuli molti castelli sono privati, per cui non sempre sono aperti. Bisogna un attimo pianificarlo quello. E quello sarebbe un bel itinerario e tocca anche delle belle zone. Un altro invece è sicuramente quello dei vini anche, ma anche quello che dà il titolo al libro, Friuli in Sella, perché fa tutti o quasi, insomma, i passi del Friuli, che non sono conosciuti, non è lo Stelvio, per capirsi, però per esempio si va alla panoramica delle Vette, è una piccola, cioè è una salita complessa verso appunto la cima di questa montagna, e dopo c'è una sorta come di anello in piano, sterrato, e si corre con tutte le vette attorno in vista. E quindi è un po' come stare sul tetto del mondo in quel momento. Quando sono lì, a volte mi viene in mente quando sono stato in Ecuador a 4.000 metri, a 3.000 metri, e vedevi i picchi dei vulcani più alti, e lì in piccolo c'è questa stessa sensazione, quindi un mondo particolare. Quindi quello è un altro itinerario sicuramente da fare, quello delle selle. Ecco, mi suggerisci anche un'altra domanda. Per chi non conosce il Friuli o per chi non è venuto in Friuli, è giusto sapere che molte strade serrate in realtà sono inaccessibili. Questo quanto ti ha limitato nei tuoi itinerari o nel creare il tuo itinerario? Perché so che a te tra l'altro piace lo sterrato, e quindi ogni tanto ti piange il cuore quando ti trovi che non ci puoi andare. Sì, allora diciamo che prima avevo una moto con la ruota da 21, e sicuramente ci andavo molto più frequentemente su stradine, stradicciole, ecco. Adesso con una moto col 19 davanti sono un po' più limitato, perché mi sento meno sgaggio nel fare off-road. Però è vero anche che in Friuli molte strade sono chiuse. La tutela ambientale ne vieta l'utilizzo, e quindi questo mi ha molto limitato nella ricerca. C'è comunque un capitolo che si occupa di una bella salita al monte in Piancavallo, al paese di Piancavallo, una località turistica tutta su sterrato, che è molto bella da fare. Poi la panoramica delle vette che ho menzionato, che parzialmente è sterrata. Io ti dico, credo nel leggere il tuo libro di aver imparato diverse cose, cioè imparato, in realtà di essermi incuriosito molto rispetto al Friuli. Io sono stato in Friuli diverse volte a visitare voi personalmente, a visitare altri amici, però non posso dire di conoscerla come regione. Però leggendo il libro ho imparato, ho letto, ho appreso un po' le leggende, le storie dei campioni sportivi, aneddoti veramente interessanti, e devo farti complimenti perché mi ha proprio dato, nel leggere la maniera in cui scrivi, le cose che tu metti e la passione che ci metti, mi ha dato proprio la curiosità di dire: la prossima volta che vengo a trovarvi, mi porto la moto e ci andiamo a fare uno o due di questi itinerari, perché invoglio proprio. E mi ha fatto sentire la regione un po' più vicina. E una domanda che ti volevo fare molto semplice è: quanti di questi itinerari hai messo nel libro? Io non li ho contati. Neanche io. Allora, innanzitutto vuol dire che ho colto nel segno, se ti ho mosso questa curiosità di visitare la regione,
e quindi mi fa piacere avere questo riscontro, questa recensione, diciamo così, da parte tua. Vuol dire che l'intento è riuscito bene. Poi, come stavo raccontando, il libro è nato casualmente per un errore. Volevo fare una raccolta di queste mie esperienze per me, molto egoisticamente parlando, volevo tenermele da parte per non perdere queste esperienze mie personali. Non avevo pensato di fare un libro da vendere. Poi, editandolo appunto su Amazon, che c'è tutto un sistema per preparare un libro, ho sbagliato a cliccare un link e invece di fare stampa copia di prova ho fatto pubblica. E quindi mi è arrivato un messaggio via mail con scritto entro 7 giorni verrà visualizzato il tuo materiale, se idoneo sarà pubblicato per la vendita. E ho detto, boh, vabbè, ormai è andata, resta lì. Ma quindi il libro è già disponibile per essere comprato? Perché io ho letto Sì. una copia digitale, perché sono fuori dall'Italia in questo momento, per cui non ho avuto la possibilità di leggere la copia Sì, in fisica. è in Non vendita su solo, Amazon. è stato anche già visitato da chi ha comprato il libro perché gli è piaciuto così tanto che è venuto a fare un giro e è venuto a conoscere lui. Sì, è vero, Davvero? un amico Sì? da Terni ha comprato il libro, sì, incuriosito, aveva già una mezza idea di venire in Friuli, però mi ha detto che sì, il libro gli ha dato dei begli spunti, delle belle idee, cioè lo ha convinto a venire in Friuli. Quindi il libro è comprabile su Amazon, ho capito, e quindi Sì. dopo possiamo mettere nel link di questo, nei commenti, nel link, nella descrizione che accompagnerà questo video, andremo a mettere il link. Però è possibile comprarlo direttamente anche da te? Tu ne hai qualche copia, ne avrai qualche Sì, copia? volendo posso spedirlo direttamente io a chi lo volesse. Mi può contattare su Messenger o comunque anche qui attraverso Nautilus e poi ci si mette d'accordo per la spedizione, insomma, non è un problema quello. Allora, prima tu stavi appunto parlando di questo errore che tu hai fatto nella pubblicazione di Amazon. Mi pare che Marco avesse qualche commento riguardo all'edizione o sulla qualità. No, sulla tecnica. allora Francesco ha fatto un libro, io definisco genuino, nel senso che con la sua inesperienza, se vogliamo dire, ha tirato fuori già una bella cosa, ma quello che si vince diciamo proprio la genuinità del libro in sé per sé, no? Che poi quando diventano anche troppo precisi, troppo belli, troppo funzionali, sembrano quasi finti, no? Quindi quando si legge questa cosa, si legge secondo me il libro di una persona vera che questa cosa l'ha vissuta e che quello che gli interessa è vivere l'esperienza per sapere di cosa stiamo parlando. Sì, esatto. No, dico, faccelo vedere. Sì, aspetta che ci tiro fuori qualche pagina. Cioè, per esempio, abbiamo delle pagine con 3 foto e il libro è bianco. Diciamo che possiamo utilizzare la parte bianca magari per scrivere degli appunti, per carità. Però, insomma, si vede che dietro, insomma, non è stato pagato nessun altro per fare questa cosa e questo secondo me è importante. Quindi c'è anche da dire, il lato economico c'è sempre in queste cose e ovviamente quei pochi guadagni, perché non si parla di chissà che cifre, effettivamente vanno a una persona, insomma, giusta. Questo è il concetto. Beh, io lancerei una sfida. 300 copie in un giorno. A chi volesse comprare il libro e volesse seguire i giri in moto che vengono segnalati nel libro, di portarsi il libro con sé e fare i propri appunti e poi far mandare a Francesco una copia degli appunti presi lungo, vedere che cosa il suo libro ha ispirato la gente che lo ha usato. Anche un feedback del giro, ci sta tranquillo. Sì, ma tu ti porti il libro come se fosse un diario e scrivi di sopra quello che ti ispira quel giro, quei posti che vedi, quelle storie che ascolti quando sei lì e vedere come vedere se è un libro non solo da leggere ma da usare. Magari le dico lì così, i più belli potresti poi pubblicarli nella prossima edizione. Sì. Anche, perché no? Sì. Sì.
Speriamo. C'è qualcosa che vuoi aggiungere riguardo alla tua opera, Francesco? Qualche pensiero? Nulla in particolare, mi sembra di aver detto un po' tutto sul libro. Ecco, quello che mi preme è che non è l'opera magna di uno scrittore, come diceva Marco, e come vi ho spiegato, è una raccolta dei miei appunti che non vuole essere una guida descrittiva del Friuli Venezia Giulia per chi va in moto. Vuole essere un'ispirazione. In questo mi pare di aver colto un po' il segno, in base anche a quello che avete detto voi, a qualche riscontro che ho avuto da chi lo ha acquistato, e quindi compratelo e ispiratevi, venite a visitare il Friuli, ma soprattutto venite a visitare il Friuli Venezia Giulia, che merita. Io aggiungerei che per quanti chiunque ci passano per andare all'est, oppure dall'est passano per andare a fare le vette del Piemonte, le vette più alte, eccetera, no? E il Friuli è solo un momento di passaggio. Perché non lo conoscono. Perché non lo conoscono, sono dei esatto. posti Io quindi lancio un altro invito e dico: andate a comprare il libro direttamente a casa di Francesco, così una volta che siete in Friuli vi fate un giro per te, e Francesco vi offrirà un cicchetto di grappa Pagura a casa sua, esatto, nel suo giardino. No, io ti dico, voglio, per chiudere questa intervista, voglio dire sì, il libro magari non ha le caratteristiche di un libro ultra professionale pubblicato da qualche casa editrice straordinaria, però è scritto bene, è veramente fluido, si legge bene, non è mai noioso. È un libro di contenuti. È un libro di contenuti. Sì, è un libro di contenuti, ma scritto bene, cioè non è il classico, non è un elenco di itinerari, punto. Quindi non fatevi incuriosire dal formato strano del libro, Sì. compratelo. Bene ragazzi, se non c'è qualche altra domanda da parte tua, Marco, non so se Francesco l'aveva specificato per concludere il discorso che manca il titolo in copertina, la motivazione è, Francesco? Non è una casualità, non mi sono dimenticato. Okay. Il libro esce proprio così, con questa foto, perché a me piaceva, è evocativa un po' dello spirito del libro. Una strada in mezzo al bosco, un motociclista e secondo me ispira avventura, curiosità, esplorazione, ed è quello che volevo trasmettere. Non ho messo il titolo perché volevo che la foto fosse il titolo. Quindi la foto è tutta emozione. Esatto, secondo me che rappresenta il Friuli, una delle tante bellezze che si vedono in Friuli. Sì. Bene ragazzi, grazie mille. Di niente, grazie a Motilus. Ci vediamo su Motilus. Grazie a voi. Ciao.